Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buon inizio di settimana che sarà importante per l'Inter che verrà tra l'avvio ufficiale del ritiro fissato per oggi e le varie trattative di calciomercato sia in entrata che in uscita. Ecco, andiamo a fare il punto sia sulle ultime da piano, sia sulle varie situazioni legate ai nomi di Lookman, Leoni, le suggestioni, o meglio le idee Frendrup o Keita e le varie possibili uscite tra Pavard, Bissek, Aslani, Zielinski. Insomma, facciamo il punto a 360 gradi sulle ultime novità in casa Inter. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like al video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva, pochi semplicissimi click che però sono di fondamentale importanza per il canale. Iniziamo innanzitutto da quella che è un po' la trattativa regina di questo calciomercato, di questa settimana, ed è quella di Ademola Lookman. Oggi o al massimo domani arriverà il rilancio dell'Inter. Tra l'altro domani, in occasione del Consiglio di Lega, Marotta incontrerà anche Luca Percassi, l'amministratore delegato dell'Atalanta. I punti sui quali si baserà il rilancio dell'Inter sono quelli che abbiamo trattato anche ieri, ovvero 43 milioni di parte fissa più 2 di bonus, offerta che sarà per acquisto a titolo definitivo, quindi nessun prestito con obbligo, e pagamento che sarà dilazionato negli anni. Vedremo se basterà questo rilancio, però insomma filtra ottimismo intorno al nome di Lookman. Il calciomercato dell'Inter in ogni caso non si chiuderà con l'eventuale acquisto del nigeriano, ma sono sempre vive altre piste per rinforzare gli altri reparti della rosa. Il primo nome, dopo quello di Lookman, corrisponde a Giovanni Leoni. Leoni è in questo momento l'unico obiettivo come centrale di difesa, quindi l'Inter non ha un piano B, e direi anche giustamente, perché un conto è avere un'alternativa che viene valutata allo stesso livello di Leoni, un altro è avere una soluzione di ripiego. Ecco, seppur senza l'acquisto di un centrale, diciamo che c'è qualche preoccupazione, perché De Vrij e soprattutto Acerbi sono un po' in là con gli anni, manca velocità al reparto arretrato dell'Inter, però allo stesso tempo ecco, non bisogna comprare tanto per farlo, non bisogna comprare un calciatore giovane che poi magari non è all'altezza della situazione, bisogna ponderare bene le scelte di mercato. In questo momento comunque Leoni rappresenta una delle priorità per l'Inter. L'eventuale acquisto non è subordinato ad altre uscite, quindi sarà un'aggiunta all'organico di Kivu e solo successivamente si valuterà chi lasciare fuori dalla lista Champions. Il prezzo che richiede il Parma è ormai ben conosciuto, intorno ai 35 milioni. Leoni però è disposto ad attendere anche le eventuali cessioni, quindi l'Inter cercherà di fare un tesoretto dalle varie cessioni per poi provare a dare l'assalto al difensore del Parma. Parma che non ha fretta di cedere, ecco, lo terrebbe volentieri un'altra stagione, anche perché potrebbe voler dire prezzo di Leoni ulteriormente lievitato. A preoccupare in un certo senso l'Inter ci sono gli interessi, non tanto quelli di Milan e Juventus, che comunque sono nella stessa situazione, devono cedere prima di preparare un'offensiva per portar via Leoni da Parma, quanto quelle che arrivano, gli interessi che arrivano dalla Premier. Liverpool, Tottenham e Newcastle su tutti, e sappiamo quando arrivano le squadre di Premier non fanno tanta fatica ad accontentare una richiesta di 35 milioni. Vedremo, comunque in questo momento Leoni sembra attendere ancora l'Inter. Il fatto che Leoni sia l'unico valutato come centrale non significa che però De Winter sia uscito dai piani di mercato dell'Inter. Non è valutato come centrale, è valutato eventualmente come terzo di destra, quindi nel caso in cui dovesse partire uno tra Bissek e Pavard. Cessioni che non sono vicinissime, ecco, Pavard forse potrebbe essere un po', non dico sulla lista dei partenti, però l'Inter accetterebbe forse di buon grado un'eventuale offerta per Pavard. Dovrebbero trattarsi però, sia nel caso di Bissek sia in quello di Pavard, di offerte quasi irrinunciabili, quindi una cifra importante, cosa che in questo momento non sembra stia per accadere, ecco, nessuna squadra sembra pronta a fare delle offerte e quindi automaticamente il nome di De Winter non è vicino all'Inter, perché la sua valutazione è comunque intorno ai 25 milioni, sarebbe, ecco, a differenza di Leoni,
lui, De Winter, sarebbe soltanto un'alternativa nel caso in cui dovesse partire uno tra Bissek e Pavard. Arriviamo anche alla situazione del centrocampo. Come detto in apertura di video, ci sono le idee Frendrup o Keita. Purtroppo anche queste due idee sono subordinate a delle uscite a centrocampo. Non soltanto quella di Aslani, Aslani che tra l'altro ha rifiutato tutte le destinazioni estere, vuole restare in Italia, l'Inter sembra anche un po' indispettita, però poi bisogna anche comprendere magari la scelta di vita del calciatore, quindi quella di voler restare nel nostro paese. L'uscita di Aslani però praticamente non libererebbe spazio in un reparto che in questo momento è saturo, anche perché c'è stato anche l'arrivo di Sucic. Oltre ad Aslani dovrebbe partire anche Zielinski, che non ha per niente convinto lo scorso anno, complici anche i problemi fisici. Il problema però sarà cedere Zielinski. Ha un ingaggio importante, quindi da 4 milioni e mezzo netti all'anno, praticamente un ingaggio soltanto da top team in Italia, e non credo che dopo l'ultima stagione uno dei top team italiani sia interessato a prendere Zielinski. All'estero al momento non riscuote interesse. L'unica pista potrebbe essere la rabbia che si era avvicinata al polacco prima dell'approdo all'Inter. In questo momento, anche in quel caso, anche nel caso di Piotr Zielinski, non c'è nessuna squadra pronta a fare un'offensiva. Dovesse però arrivare un'offerta che sia dall'Arabia o da un'altra squadra, ecco che l'Inter andrebbe a valutare un profilo diverso rispetto a quelli in rosa. O meglio, ecco, un completamento del reparto con un calciatore un po' più fisico, un recuperatore di palloni, e proprio per questo in cima alla lista ci sarebbe Frendrup, il calciatore che nell'ultima Serie A ha recuperato più palloni. Frendrup, alternativa invece a Frendrup sarebbe Keita, che Chivu conosce benissimo. Ecco, da quando è approdato Chivu in panchina al Parma ha giocato praticamente tutte le partite, ad eccezione dell'ultima, è stato titolare in tutte le partite con Chivu in panchina, quindi questo la dice lunga su quanto il neo allenatore dell'Inter apprezzi Keita. Frendrup e Keita sarebbero secondo me degli ottimi innesti, perché darebbero quella quantità al centrocampo, ecco, che immaginiamo una mediana con Barella e Frendrup, ecco, sarebbe davvero una mediana di grande quantità di recuperatori di palloni, e aiuterebbe anche a ritrovare quell'equilibrio che abbiamo trattato tatticamente nel video di ieri. Naturalmente il prezzo sia per il centrocampista del Genoa sia per quello del Parma, intorno ai 20 milioni, appare difficile che l'Inter possa provare un'offensiva se non arrivassero comunque delle offerte importanti per qualcuno in rosa. Si era vociferato anche di un'offerta o di un Napoli pronto a fare un'offensiva per Frattesi. In realtà non si trovano conferme poi su altre testate. Era stato il Mattino a lanciare questa indiscrezione, non si trovano conferme su altre testate. In ogni caso Frattesi è giudicato assolutamente incedibile dall'Inter. Ecco, sul nome di Frattesi secondo me dipende dalle offerte che arrivano, perché almeno dal mio personale punto di vista abbiamo un calciatore che vale tanto, però un calciatore che continuiamo a far fatica a pensare che possa essere titolare, perché con una mediana 3 e con compiti diversi rispetto allo scorso anno, Frattesi potrebbe essere una buona mezzala. Con una mediana 2 facciamo fatica a giudicarlo titolare tra i due di centrocampo. Potrebbe giocare sì sulla tre quarti, però allo stesso tempo dovesse arrivare Lookman, anche lì difficile immaginare che Frattesi sia il titolare, perché poi i titolari sarebbero automaticamente Lookman, Thuram e Lautaro, quindi comunque abbiamo un calciatore che vale tanto, ma faccio fatica ad immaginare un Frattesi titolare. Poi dovessero essere sfruttate al meglio le sue caratteristiche da Chivu, a me farà soltanto piacere, perché lo reputo comunque un calciatore forte, che però per il contesto ha fatto fatica ad imporsi all'Inter, almeno finora. In ogni caso l'Inter però, come detto prima, lo considera assolutamente incedibile. Come detto, oggi parte anche ufficialmente il ritiro, alle 14 parleranno Marotta e Chivu. Ci sono però già dei primi cambiamenti che trapelano da Appiano, cambiamenti legati ai metodi di lavoro per cercare di evitare quanto accaduto nell'ultimo anno, ovvero in primis il calo fisico che l'Inter ha subito spesso nei finali di partita, e oltre ad allungare la rosa, come già è stato fatto finora in questo mercato,
ci sarà un metodo diverso di lavoro, quindi doppie sedute in questo ritiro, sedute più lunghe da almeno 1 ora e mezza ognuna, per evitare gli infortuni. Ogni seduta sarà preceduta da un lavoro in palestra e poi si fa particolare attenzione anche all'alimentazione, tanta idratazione, quindi alimenti vegetali, come riporta stamattina la Gazzetta dello Sport. Insomma, metodi nuovi, vedremo. L'auspicio è che possano essere ancora più funzionali di quanto siano stati quelli di Inzaghi, che comunque è stato un quadriennio ricco di soddisfazioni, al di là poi di come è finita l'ultima stagione. Insomma, auguriamoci che questo nuovo corso sia altrettanto soddisfacente, che sia un nuovo corso vincente e che l'Inter possa continuare a dare tante soddisfazioni anche con questo cambio sia tra i calciatori sia in panchina. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti sugli ultimi nomi, su cosa ne pensate di questa nuova Inter di Chivu che sta nascendo. Insomma, sfruttiamo la sezione anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!